Tutti cari amici di Fabula Stalker, sono Maurizio, il vostro amico scienziato. Questo episodio è un fuori programma perché grazie a un commento della nostra amica Giordana, voce femminile dei video e shorts del canale, e sotto al video la relazione tra la cintura di fuoco del Pacifico e le placche tettoniche ci chiede: mi piacerebbe molto un video sulla Nuova Zelanda. Spero di aver risposto alle tue aspettative. Ho voluto mettere alcune chicche al suo interno. Vi esorto, se volete anche voi avere qualche video, vi piacerebbe avere un video su vulcani, vi esorto a scriverlo nei commenti. E intanto però vi rinnovo sempre di fare l'iscrizione al canale di Fabulous Talks e di attivare la campanellina delle notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Ma non badiamo alle ciance, partiamo subito con l'episodio. Immaginate un paese dove le montagne fumano, dove i laghi ribollono, dove il terreno può spaccarsi in diretta. Benvenuti in Nuova Zelanda. Un luogo che sembra uscito da un romanzo fantasy, ma che in realtà è un laboratorio geologico a cielo aperto. E no, non è solo perché lì hanno girato Il Signore degli Anelli. È perché la terra sotto quei prati verdissimi è ancora viva. È uno dei luoghi geologicamente più dinamici del pianeta, giovane ed instabile, letteralmente in costruzione. E oggi scopriremo perché sotto quei paesaggi da cartolina c'è un motore magmatico potentissimo. La Nuova Zelanda esiste perché due placche stanno lottando da milioni di anni. A est, la placca pacifica. A ovest, la placca indo-australiana. Ma attenzione, non è una semplice collisione frontale. È un sistema misto. Nella parte sud, la placca indo-australiana subduce sotto la placca pacifica. Mentre nella parte nord dell'isola del nord la situazione si inverte, è la placca pacifica a subdurre sotto quella indo-australiana. Nella parte nord dell'isola del sud, il movimento diventa trascorrente lungo la faglia alpina. È un confine di placca complesso, tridimensionale, dinamico. Quando una placca oceanica scende in profondità, porta con sé acqua intrappolata nei minerali. L'acqua abbassa il punto di fusione delle rocce del mantello. Risultato? Si genera magma, e quel magma risale. Così nasce l'arco vulcanico dell'isola del nord. La Nuova Zelanda ha una storia antica, perché circa 540 milioni di anni fa faceva parte del bordo orientale del supercontinente Gondwana, insieme ad Australia, Antartide, Sud America, Africa e India. Poi avvenne la frammentazione, che iniziò circa 180 milioni di anni fa. Ma la Nuova Zelanda si separò dal Gondwana molto più tardi, circa da 85 a 80 milioni di anni fa.
Il cuore di tutto è la Taupo Volcanic Zone. È una delle aree riolitiche più attive al mondo e le eruzioni riolitiche sono le più esplosive in assoluto. Qui non parliamo solo di colate di lava, parliamo di colonne eruttive stratosferiche, collassi calderici e flussi piroclastici devastanti. Il lago Taupo è ciò che resta di una gigantesca caldera. Possiamo ricordare due eruzioni. Partiamo dalla prima, l'eruzione di Orwanui, avvenuta circa 26.500 anni fa. Una delle più grandi eruzioni degli ultimi 70.000 anni. Con indice VEI uguale a 8, il livello massimo. Espulse oltre 1.000 km cubi di materiale. Un evento capace di influenzare il clima globale. La seconda fu molto più recente, l'eruzione del 232 d.C., considerata una delle eruzioni più violente degli ultimi 5.000 anni. Le ceneri furono disperse su gran parte dell'isola del nord. I flussi piroclastici viaggiarono per decine di chilometri. E se accadesse oggi? Aeroporti chiusi, reti elettriche compromesse ed evacuazioni di massa. Nel Tongariro National Park si trovano 3 vulcani principali: Tongariro, Ruapeu e Ngauruhoe. Il più iconico, il Monte Ngauruhoe. È lui il Monte Fato cinematografico, ma non è solo scenografia. Ha eruttato frequentemente tra il XIX e il XX secolo, con attività stromboliana ed esplosiva. E il vicino Ruapeu è ancora più pericoloso. Nel cuore del Tongariro National Park si estende il Monte Tongariro. Ma attenzione, non è un singolo cono come potremmo immaginare. È un complesso vulcanico formato da almeno 12 crateri, bocche laterali, cupole laviche e centri eruttivi attivi negli ultimi 275.000 anni. I crateri principali e più noti, visitabili lungo il famoso percorso escursionistico Tongariro Alpine Crossing, sono: 1. Il cratere rosso. È il punto più alto del percorso, 1886 metri, ed è attivo, con fumarole visibili. Prende il nome dal colore ossidato delle sue rocce e ha eruttato l'ultima volta cenere nel 1926. 2. I laghi Smeraldo. Sono 3 laghi color smeraldo riempiti di acqua piovana, situati in antichi crateri di esplosione. Il colore è dovuto ai minerali che filtrano dalle rocce termiche circostanti. 3. Il lago Blu. Un grande lago freddo che occupa un antico cratere vulcanico. È considerato un luogo sacro, tapu, dagli indigeni Maori. 4. Il cratere Sud. Un grande cratere pianeggiante e fumante che si attraversa all'inizio della salita verso il Red Crater. 5. Il Te Maari Craters. Situati sul versante nord, hanno avuto una serie di eruzioni storiche. La prima durata dal 1896 al 1897, con emissioni di cenere e attività esplosiva che colpirono comunità locali e pascoli. La più recente fu nel 2012, un'eruzione improvvisa con colonna di cenere fino a 6 km, con la conseguente chiusura di strade, deviazione di voli e impatto sul turismo. Non fu un'eruzione catastrofica su scala globale, ma fu un messaggio chiaro: il sistema è attivo.
Qui la crosta terrestre è sottile, il magma risale con relativa facilità e l'interazione con acqua sotterranea rende il sistema potenzialmente esplosivo. Possiamo fare un confronto per capirlo meglio. Se volessimo fare un paragone italiano, il Tongariro ricorda per comportamento il Vesuvio. Il Vesuvio è un vulcano esplosivo. Può restare silenzioso per decenni e poi produrre eruzioni violente con colonne eruttive e ricadute di cenere importanti. Tongariro funziona in modo simile, con lunghi periodi di quiete, eruzioni esplosive relativamente improvvise, con caduta di cenere e proiettili balistici. Non ha avuto negli ultimi secoli un evento paragonabile al 79 d.C., ma il suo stile è quello di un sistema che accumula pressione e la rilascia bruscamente. È un vulcano che non urla sempre, ma quando parla si fa sentire. Il Monte Ruapeu è caratterizzato da una forma conica e pendii ripidi. È il più alto vulcano attivo della Nuova Zelanda. È uno stratovulcano ed è probabilmente il più pericoloso. Sulla sua cima, ad oltre 2500 metri di quota, si trova un lago craterico caldo. Quando il magma interagisce con quell'acqua, il sistema diventa instabile. Ha una storia di eruzioni freatiche ed esplosive frequenti. Vediamo le eruzioni storiche più significative. Quella del 1945. Una delle più grandi eruzioni del XX secolo, durata diversi mesi, che ha svuotato il lago craterico e costruito un duomo di lava, poi distrutto da esplosioni. Quella del 1953. Un'eruzione che destabilizzò il bordo del lago craterico, definita il disastro del Tanghiwai. Un lahar scese rapidamente lungo il fianco del vulcano, distrusse un ponte ferroviario. Pochi minuti dopo, un treno passeggeri attraversò quel tratto. Il ponte crollò. 151 persone morirono. Non fu una grande esplosione spettacolare, fu un processo secondario. Ed è questo che rende Ruapeu così insidioso. Quella del 1969. Una significativa eruzione esplosiva che produsse un lahar che distrusse il chiosco della stazione sciistica di Whakapapa. Quella del 1971. Eruzione che ha proiettato acqua acida, ceneri e rocce, coinvolgendo esperti che stavano ispezionando il cratere. Quella del 1975. Una violenta eruzione freatica che ha espulso 1,6 milioni di metri cubi di acqua dal lago e danneggiato delle infrastrutture. Una serie di eruzioni avvenute tra il 1995 e il 1996, con colonne di cenere alte fino a 10 km di altezza, con la conseguente chiusura degli aeroporti, impatto sul traffico aereo e turismo. Una serie di eruzioni avvenute tra il 2006 e il 2007. Eruzioni minori, inclusa quella del 25 settembre 2007, che ha causato un lahar nel Wangeu Valley. L'eruzione del 2022. Un periodo di instabilità vulcanica con l'aumento della temperatura del lago craterico e con tremori vulcanici. Un confronto per orientarsi. Il Ruapeu non ha un equivalente perfetto in Italia. Non è come l'Etna, dominato da colate frequenti, ma non è neanche come il Vesuvio, tipicamente pliniano. È un sistema ibrido. Se proprio volessimo fare un confronto concettuale, l'Etna è spesso spettacolare, ma relativamente prevedibile. Il Ruapeu invece combina magma, ghiaccio e acqua, generando lahar improvvisi. È meno cinematografico, ma più imprevedibile nei suoi effetti indiretti. Il Monte Ngauru Hoe è uno stratovulcano, situato nella zona vulcanica di Taupo, nell'isola del nord della Nuova Zelanda.
ed è il cono simmetrico che tutti conosciamo come Monte Fato. Geologicamente è una bocca laterale del Tongariro ed è giovane, ha circa 2500 anni. Ha eruzioni tipicamente stromboliane con emissione di cenere e lancio di bombe vulcaniche. È un vulcano che scarica energia con una certa frequenza. Tra il 1839 e il 1977 ha eruttato oltre 45 volte, mentre dopo il 1977 ha avuto un periodo di forte attività nel 2012. Il paragone più intuitivo per stile eruttivo, il Ngau Hoe, ricorda l'Etna. L'Etna è spesso attivo, produce fontane di lava, attività stromboliana e colate effusive. Questo non significa che sia innocuo, ma il suo comportamento è relativamente continuo. Ngau Hoe ha mostrato una dinamica simile nel XX secolo. Attività ripetuta, energia rilasciata in modo relativamente frequente e meno accumulo di pressione a lungo termine. È il vulcano visivamente perfetto, ma anche uno dei più dinamici. La scelta della Nuova Zelanda per girare la saga del Signore degli Anelli non è casuale. Il paesaggio è così drammatico perché è geologicamente recente. È modellato da ghiacciai, terremoti e magma. Infatti Peter Jackson ha scelto la Nuova Zelanda per il Signore degli Anelli, principalmente perché è la sua terra natale e offre paesaggi incontaminati, selvaggi e vari che rispecchiano perfettamente la terra di mezzo di Tolkien. Avere una diversità geografica concentrata in un'area limitata ha permesso di girare l'intera trilogia, in un'unica location spettacolare. Il Monte Ngau Hoe, un vulcano attivo alto 2290 metri, è stato utilizzato per le riprese esterne grazie al suo cono quasi perfetto. Altre scene di Mordor sono state girate invece nel vicino vulcano Ruapehu. Ecco alcune curiosità e dettagli sul Monte Fato in Nuova Zelanda. 1. La sua forma conica e il paesaggio circostante, arido e coperto di cenere, hanno offerto la scenografia perfetta per la terra di Mordor, creata da Peter Jackson. 2. La zona è parte della famosa traversata del Tongariro, conosciuta come Tongariro Alpine Crossing. È un percorso di circa 20 km che attraversa un paesaggio vulcanico attivo e attrae migliaia di escursionisti. Il parco nazionale è patrimonio UNESCO. Durante le riprese, i vulcani della zona erano attivi, aggiungendo un elemento di autenticità alla pericolosità del luogo, noto per le sue eruzioni. Quattro. L'area circostante Monte Ngau Hoe è brulla, rocciosa e caratterizzata da colate laviche e cenere, creando un ambiente naturale che trasmetteva perfettamente il senso di desolazione e pericolo della terra di Mordor, descritta nel libro. 5. Sebbene la montagna esista, molte delle scene epiche sono state arricchite con effetti computerizzati per farla sembrare più imponente e minacciosa.
6. Il monte Tongariro e le aree circostanti sono luoghi sacri per il popolo Maori, Ngati Tuaretoa. Per questo motivo, la troupe cinematografica non ha girato sulla vetta sacra, ma ha utilizzato angolazioni specifiche per rispettare la cultura locale. In sintesi, il Monte Fato non è un unico vulcano, ma un mix di riprese sul Ngauruhoe e per alcune inquadrature sul Ruapeu, all'interno del Tongariro National Park. Al largo della costa si trova White Island, o in lingua maori Wakari, un vulcano attivo visitabile fino al 2019. Il 9 dicembre 2019 avvenne un'eruzione freatica improvvisa. Nessuna grande colata. Nessun preavviso evidente. Gas surriscaldati e frammenti rocciosi investirono i turisti presenti. Fu uno shock nazionale e internazionale. Dimostrazione concreta che i sistemi idrotermali possono esplodere senza segnali chiari. La Nuova Zelanda ha circa 5 milioni di abitanti. Molti vivono nell'isola del nord. Città come Auckland e Rotorua sono vicine a sistemi vulcanici attivi. Ma fortunatamente, avendo un monitoraggio continuo, piani di evacuazione e cultura del rischio molto sviluppata, i vulcani restano sotto controllo, ma il rischio zero non esiste. Una situazione tipo Taupo 232 d.C. oggi implicherebbe un impatto economico globale, un blocco del traffico aereo nel Pacifico e problemi agricoli su larga scala. E questo senza arrivare ad uno scenario di supereruzione. La Nuova Zelanda non è un paradiso statico. Fa parte dell'anello di fuoco o cintura di fuoco, una vasta area con una forma che ricorda un ferro di cavallo, caratterizzata da un'intensa attività sismica e vulcanica. È inoltre un confine di placca che si muove sotto i nostri occhi, un laboratorio naturale per capire le eruzioni esplosive, i supervulcani, i sistemi idrotermali e i rischi per società moderne. E forse è proprio questo che rende quei paesaggi così epici. Non sono antichi e consumati, sono giovani, instabili, vivi.
Vi è piaciuto il video? In caso affermativo, vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.